Salve gente, io sono Luca. In questo fantastico episodio del corso di italiano avanzato volevo parlare della frase fatta: chi rompe paga e i cocci sono suoi. Questa è la forma completa della frase. Vi potrebbe capitare di sentire soltanto la prima parte, cioè chi rompe paga, sottointeso, e i cocci sono suoi. Vi dico subito che questa frase fatta, a differenza delle altre di cui abbiamo parlato, in realtà ha un significato letterale, ma non ha un significato, come dire, metaforico, figurato, cioè significa quello che significa. Ma facciamo subito un esempio per capire in quali contesti viene usata questa frase. Allora, facciamo finta che voi siate in un negozio, a un certo punto inavvertitamente colpite qualcosa, fate cadere qualcosa per terra, facciamo finta che si tratti, non lo so, di una bottiglia d'olio, la bottiglia d'olio cade per terra, si rompe. Voi chiaramente non l'avete fatto apposta, no? Voi eravate entrati nel negozio per guardare qualcosa, stavate guardando qualcosa, poi a un certo punto avete fatto un movimento brusco, magari col gomito avete colpito questa bottiglia che era su un ripiano, su uno scaffale, la bottiglia è caduta per terra e si è rotta. Ecco, la frase fatta chi rompe paga e i cocci sono suoi indica come procedere in situazioni di questo tipo, o meglio, indica un approccio a situazioni di questo tipo, che è il seguente, cioè anche se tu non volevi rompere quell'oggetto, tu quell'oggetto l'hai rotto, quindi cosa devi fare? Devi pagare, quindi devi pagare l'oggetto che hai rotto, e se vuoi ti puoi tenere i cocci. Cosa sono i cocci nello specifico? I cocci sono i pezzi di qualcosa, in particolare magari di un vaso. Se un vaso cade e si rompe, quei pezzetti, potremmo chiamarli pezzetti, ok? Chiaramente potremmo chiamarli pezzetti, però si chiamano anche cocci. Quindi la parola cocci è il plurale di coccio. Di solito questa parola viene usata in riferimento a materiali come porcellana e vetro, perché di solito cosa succede? Che gli oggetti di questi materiali quando cadono per terra, per esempio, vanno in frantumi. Questi vari frantumi si chiamano cocci. Come dicevo prima, potreste chiamarli anche pezzi, pezzetti di vetro, ok? Nessuno si offende se li chiamate pezzetti di vetro, pezzetti di porcellana. Propriamente vengono definiti cocci. Quindi è chiaro che nella frase fatta chi rompe paga, i cocci sono suoi, si ha in mente un'immagine di questo tipo, cioè un oggetto o di porcellana o di vetro, comunque un oggetto fragile che cade per terra e si rompe. Chiaramente se non si tratta di un oggetto che va in frantumi, ma di un oggetto che semplicemente cade per terra e si rompe, per esempio un oggetto tecnologico, no? Non è che va in frantumi quando cade per terra, ma magari cade per terra, si rompe. Ecco, anche in questo caso si potrebbe applicare la frase chi rompe paga e i cocci sono suoi. Chiaramente in questo caso non si tratta di cocci concreti, ma i cocci indicano qualcosa di rotto. Quindi se volessimo fare una perifrasi di questo modo di dire, potremmo dire che se una persona danneggia anche inavvertitamente qualcosa all'interno di un negozio, è tenuta, quindi deve pagare quel qualcosa che ha danneggiato e poi se lo può tenere, anche se questo qualcosa è rotto, non importa. Se questa persona entra in un negozio e fa cadere qualcosa, questa cosa si rompe, la persona dovrà comprare quell'oggetto, poi se lo può portare a casa così com'è, rotto. Come dicevo, questa frase fatta indica un punto di vista, cioè un'opinione su come si dovrebbe procedere in una situazione di questo tipo, in cui qualcuno rompe qualcosa. Forse un tempo era così, cioè che i negozianti vi facevano pagare gli oggetti che rompevate. Oggi le cose stanno in modo leggermente diverso. Questo non vuol dire che potete entrare nei negozi e rompere tutto quello che volete e nessuno vi fa pagare niente, al contrario. Molto probabilmente se entrate in un negozio e fate cadere dei barattoli, delle bottiglie, le rompete, qualcuno vi dice qualcosa. Però è anche vero che, e probabilmente vi sarà capitato, non so, a me è capitato più volte, se siete in un supermercato grosso, come può essere per esempio l'Iper, la Coop, City, per Esselunga, Ocean,
Carrefour, eccetera, eccetera. Insomma, avete capito, i grossi centri commerciali, i grossi supermercati, no? Che ci sono un sacco di corsie. Non stiamo parlando del negozietto piccolo, ma stiamo parlando del supermercato di dimensioni considerevoli, no? Se voi siete in un posto di questo tipo e inavvertitamente, cioè senza farlo apposta, fate cadere qualcosa, per esempio, non so, un barattolo di vetro, il barattolo cade per terra e si rompe, di solito non vi chiedono di pagare quello che avete rotto, ma comunque, a prescindere da tutto, ci tengo a precisare che questa è una frase fatta, cioè chi rompe paga, i cocci sono suoi. Veniva usata un tempo, oggi la si dice ancora, poi concretamente nel caso specifico non vi so dire se voi entrate in un negozio, rompete qualcosa, se ve lo fanno pagare o meno. Tenete presente che c'è qualcuno che potrebbe citare questa frase. Poi a livello legale non so come funzioni, se effettivamente uno sia tenuto a pagare quello che ha rotto, probabilmente no. Cioè, in altre parole, questa frase fatta, più che indicare delle disposizioni normative, disposizioni legali che hanno valore legale, indica qualcosa dettato dal buon senso. Poi concretamente non è una legge, chi rompe paga, i cocci sono suoi. Spesso questa frase viene detta per esempio ai bambini che magari quando entrano in un supermercato iniziano a toccare tutto quanto, ecco, magari ai bambini viene detto chi rompe paga e i cocci sono suoi, ma per evitare che i bambini si mettano a rompere oggetti. Quindi no, ci tengo a precisare queste cose perché no, magari poi qualcuno mi dice ma Luca, tu ci hai detto che chi rompe paga e i cocci sono suoi, in Italia funziona così. Cioè questo è un punto di vista, è un modo di ragionare. Poi è chiaro che c'è da vedere cosa dice concretamente la legge in ogni caso specifico. È ovvio che il venditore ha interesse a dire una frase di questo tipo, ma poi c'è da vedere concretamente la legge cosa dice. Ecco, questo è quanto, spero che sia tutto chiaro. Magari fate una cosa nei commenti qui sotto, scrivetemi se anche da voi esiste una frase di questo tipo, se viene usata nella vostra lingua e se magari in passato vi è capitato che inavvertitamente avete rotto qualcosa mentre eravate in un negozio e il proprietario o la proprietaria vi ha chiesto un rimborso, vi ha chiesto di pagare l'oggetto che si è rotto. Magari eravate in un negozio, avete colpito inavvertitamente un barattolo, una bottiglia, questa è caduta per terra e magari il proprietario del negozio vi ha chiesto dei soldi per l'oggetto che avete rotto. Ecco, magari scrivetemi qui sotto se avete avuto esperienze di questo tipo e come è andata a finire. Detto ciò, vi saluto.